Abbiamo una storia sui cani e le ossa di Phil Harvey per spiegare appunto il concetto della disoccupazione. He says you put 95 bones in a room and then you send in 100 dogs to get bones. Lui dice, immaginate che mettiamo 95 ossa in una stanza e poi facciamo entrare 100 cani che vogliono prendere queste ossa. 5 dogs don't get any bones. 5 cani non avranno ossa. Got that? Again, this is simple for central bankers now. Vedete, sempre concetti semplici come li spiego ai banchieri centrali. And I really tell them the dogs and bones story. E davvero racconto loro la storia delle ossa e dei cani. Okay, so 5 dogs don't get bones. And so what happens is the economists and the sociologists take those 5 dogs off to the side. E quindi cosa succede? 5 persone restano disoccupate e gli economisti, i sociologi mettono da parte, da un lato, queste 5 persone. And they have a special training course for those dogs. E cosa organizzano? Organizzano dei corsi di formazione speciali per questi cani. And they train them how to get bones. E fanno appunto la formazione di questi cani, insegnano loro come riuscire ad acchiappare le ossa. And they practice with them to make sure they're really good at getting bones. E fanno fare un sacco di pratica, di esercizio, così che questi cani diventano davvero bravi ad acchiappare le ossa. Then they run the experiment all over again. Poi ripetono l'esperimento, lo stesso esatto esperimento. They send the dogs, 100 dogs in to get 95 bones. Di nuovo 100 cani che devono cercare di prendere 95 ossa. And those 5 dogs come back with bones this time. E quei 5 cani che sono stati addestrati ora riescono a acchiappare le ossa. And they say, see, anyone can get a bone if you work hard and train hard and compete hard. E quindi questi sociologi cosa diranno? Vedete, basta fare una buona formazione, gli insegniamo a essere competitivi, a addestrarsi e tutti possono ottenere i risultati, avere il loro osso. Of course, 5 other dogs don't get bones, right? Ma chiaramente ci saranno altri 5 cani che resteranno senza osso. The unemployment is 5% of those dogs. They're not going to get bones. Quindi la disoccupazione resterà al 5%, 5 di quei cani comunque non avranno l'osso. That's called a macro problem. Quindi è quello che chiamiamo un macro problema. What the solutions of training and everything else, those are micro. They call those micro. E quindi abbiamo un problema macro a cui si è cercato di dare una soluzione micro, perché chiaramente la formazione vuol dire agire a livello micro e non macro. And when you have a macro problem, there's no way you can solve it at the micro level. E chiaramente quando abbiamo un problema a livello macro non possiamo mai sperare di risolverlo con un approccio micro. The only way they're going to get rid of that problem is 5 more bones. L'unico modo in cui potremo risolvere il problema della disoccupazione o del non avere le ossa sarà aggiungere altre 5 ossa. I'm wondering, can the ECB ever run out of money? Well, technically no. We cannot run out of money. So we have ample resources for coping with all our emergencies. So I think this is the only answer I can give you.